Oggi siamo qui con questo microfono, il T-Bone MB75 Beta. Come suona questo microfono? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono, ovvero il T-Bone MB75 Beta, che i ragazzi di T-Bone, meravigliosi, che ringrazio, mi hanno inviato qualche tempo fa proprio per fare una review su questo canale. Allora, questo microfono, come un po' tutti i microfoni della T-Bone, lo devo ammettere, ho un debole per questi microfoni, non perché me li regalino, ma perché, come puoi sentire, quindi non posso imbrogliarti perché lo stai sentendo con le tue orecchie, suonano veramente bene. Per quanto costano. Se costassero molto di più, probabilmente sarei più cauto nel consigliarteli, ma visto che costano davvero poco in proporzione a quanto suonano bene, dal mio punto di vista sono tra i microfoni migliori che si possano comprare, soprattutto per chi sta iniziando, per chi ha iniziato da poco, eccetera, eccetera. Ora, questo microfono, nello specifico, l'MB75 Beta, è un microfono dinamico, quindi non ha bisogno della 48 volt, quindi della Phantom Power, e quindi funziona normalmente. In questo momento sta entrando dentro il mio Tascam Mixcast 4, ti dico subito, con un gain di 35, ok? È un microfono dinamico, ha bisogno di un po' di spinta, ma neanche tantissima, perché 35 tutto sommato è assolutamente fattibile, quindi qualunque scheda audio tu possegga, riesci tranquillamente a pilotare questo microfono senza bisogno di mic booster esterni, e questo è un bel vantaggio. Ok, una caratteristica molto importante di questo microfono, o comunque una caratteristica peculiare e identificativa, è quella che questo microfono ha un pattern polare supercardioide. Che cosa vuol dire? Diversamente da un pattern polare cardioide, che è molto focalizzato avanti, un po' di lato e niente dietro, questo pattern polare è molto più stretto davanti, quasi zero sui lati e un pochino dietro. È il miglior pattern polare possibile? Dipende, non esiste ovviamente il miglior pattern polare. Sicuramente se tu fai podcast, io tenderei a escludere figura 8 e omnidirezionale perché non ti servono, ma tra cardioide, ipercardioide e supercardioide, secondo me, non sbagli, qualunque di questi scegli. Ovviamente dipende molto dal tuo ambiente, quindi per questo ti dicevo prima, non esiste il miglior pattern polare. Tra questi tre dipende dal tuo ambiente. Ok, ma che cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che quando io sto parlando, tu come vedi sai che io parlo col microfono fuori asse perché la maggior parte dell'aria va davanti, il microfono è più o meno su 45 gradi orientato sulla mia destra in questo caso, e quindi non c'è nessuna spugna sul microfono. Ok? Perché? Perché anche se io pronuncio le P e le B che potrebbero scoppiettare dentro il microfono se io lo tenessi diversamente, tenendolo così non ho nessun tipo di problema. E anzi, rispetto a usare la spugna, non usandola tu hai il vero suono del microfono, perché la spugna inevitabilmente, anche le migliori, un pochino colorano il suono. Figurati quelle super economiche. Ok? Bene. Il pattern polare supercardioide è consigliabile o meno? Guarda che cosa succede. Nel momento in cui io sono così e sto parlando nel microfono, basta che mi sposto pochissimo e come vedi già sono fuori asse. Già la mia voce non è più piena e mi sono spostato di 4 dita su un lato, ok? Figurati se poi mi metto qui. Bene? Qui, se io fossi qui con un microfono con pattern polare cardioide, sarei ancora all'interno del cuore, all'interno dell'area di percezione del suono. Ok. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sei una persona che sta ferma davanti al microfono, questo tipo di microfono può andare bene. Se tu ti muovi, molto meglio il cardioide. Ma dipende anche quante fonti sonore di disturbo hai all'interno della stanza, perché questo è molto stretto davanti. E quindi se hai fonti di rumore sui lati, questo qui le esclude. Certo, un po' dietro assorbe rispetto al cardioide, insomma, non te la voglio fare lunga. Però non esiste il pattern polare perfetto. Bene. Questo microfono mi sorprende, come tutti i microfoni T-Bone, mi sorprende per la costruzione, perché è molto resistente, molto solido, ha un bellissimo colore e
non vorrei sbagliare, ma sembra un verde acqua metallizzato, qualcosa del genere. C'è una strisciolina di gomma qui e ha una forma molto particolare. Mi piace veramente tanto. È un microfono che, come stai sentendo, perché nell'audio non possiamo imbrogliare, quello che stai sentendo è quello. In questo momento infatti sto entrando dentro il mio Tascam Mixcast 4 senza applicare nessun tipo di effetto, poi entrerò dentro Reaper con il file audio, lo porterò a meno 14 LUFS e lo porterò dentro Final Cut Pro X per montarlo, quindi non sarà applicato nessun effetto, se non ovviamente alzare il volume a un livello gradevole per te. Ok, che cosa ne pensi di questo microfono? Mi farebbe piacere che tu ovviamente ascoltassi un po' come tutti i video dove testiamo microfoni, lo ascoltassi con le migliori cuffie. Questo microfono nel momento in cui ti sto parlando costa sul sito di Thomann, costa 45 euro. Come ti sembra questo microfono per 45 euro? Allora, fermo restando che non è il microfono più definito del mondo, fermo restando che non è il microfono dal suono migliore del mondo, però stiamo parlando di 45 euro. E tutto sommato, ti dico che non mi dispiace questo suono. È un microfono sicuramente, non voglio dire proprio entry level, però sicuramente è un microfono che puoi utilizzare con soddisfazione per fare i tuoi podcast. Tutto sommato è lo stai sentendo del resto, è un suono pulito, un suono preciso. Relativamente, io faccio sempre questo disclaimer nei miei video quando parlo di un microfono e ne elogio o diciamo ne parlo male di alcune caratteristiche, è sempre relativamente al prezzo. Sempre. Io a volte non lo dico, ma tu per favore inquadralo all'interno del prezzo, perché sennò sembra che io sto parlando del miglior microfono del mondo o del peggior microfono del mondo. No, assolutamente no, all'interno di quella cifra. Quindi questo microfono per 45 euro vale la pena? Secondo me sì. Io vedo tante persone che iniziano con microfoni veramente scarsissimi quando basterebbe spendere forse meno di quello che si spende o pochino in più per avere dei microfoni che suonano decentemente. Quindi che dire, io farò un prossimo video dove ci sarà un altro microfono della T-Bone molto simile a questo e poi farò un video di comparazione perché sono due microfoni molto interessanti, molto simili e voglio capire quali sono le differenze. Quindi non ti resta che iscriverti al canale, cliccare la campanellina e attendere i prossimi video. Comunque, se nel frattempo hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie e alla prossima settimana.